Buon pomeriggio a tutti cari amici di Biromania. Oggi ci troviamo presso la riserva naturale Palude Brabbia, vicino a questa bellissima schermatura. Se ricordate, alcuni mesi fa ho avuto il piacere di utilizzare e recensire il Nikon Monarch HG o HG 8x42. Questa volta Nital mi ha inviato in visione il modello con ottiche dal diametro inferiore. Si tratta infatti dell'HG 8x30 che ho testato per alcuni giorni proprio presso la riserva naturale Palude Brabbia. Ve ne parlerò approfonditamente dopo la breve sigla. Prima di iniziare però vi prego, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati. Vi basta premere il pulsante qui in basso. A tra poco. Questo binocolo ha una linea molto piacevole, dotato di un corpo in lega di magnesio ben impermeabilizzato con un ponte centrale dotato di cerniera singola. Come vedete non ci sono flessioni ed è anche molto robusto, riempito in azoto e in grado di resistere alla pressione fino a una profondità di 5 metri per 10 minuti. Inoltre pare che impedisca l'appannamento all'interno del sistema ottico anche in ambienti a bassa pressione, sino ad altitudini pari a 5000 metri. Il Nikon Monarch HG 8x30 si impugna con molta facilità, non solo grazie al minimo incavo per i pollici, ma anche alle dimensioni dei tubi ottici. Infatti questo binocolo è una perfetta via di mezzo tra un 40 mm e un classico compatto da 20-25 mm. Nikon secondo me ha compiuto un lavoro egregio per ciò che concerne le sue dimensioni. Infatti è molto piccolo e lungo soltanto 12 cm, senza i paraluci estratti, e la mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 470 grammi con i tappi degli obiettivi. Ho anche apprezzato la filettatura centrale per l'utilizzo sul treppiede fotografico, perché a volte si rimane in un capanno sopra un'altana per molte ore e magari si utilizza anche un teleobiettivo a mano libera. Ogni tanto quindi è interessante e utile rilassarsi con il binocolo. La manopola di messa a fuoco è fluida e precisa ed è perfetta per un utilizzo intenso. La minima distanza di messa a fuoco che ho calcolato è di circa 1,40 m. Per raggiungere l'infinito è necessario ruotare la manopola per meno di un giro completo. Ottima anche la corsa della messa a fuoco dai 4 metri all'infinito, dove è necessario ruotare per meno di mezzo giro. Questo è un ottimo risultato, anche se non è tra i più veloci al mondo. È presente inoltre un'ottima ghiera di blocco sull'oculare destro per la compensazione diotrica. Spesso in tale fascia di prezzo la ghiera ne è priva. Penso che gli obiettivi siano il cuore di questo binocolo. Sono dotate di ottiche ED, quindi vetri a bassa dispersione, che sono perfetti nella sua fascia di prezzo. Inoltre potrebbero, secondo me, far impallidire anche alcuni prodotti dal prezzo leggermente superiore. Le immagini sono nitide e con un contrasto decisamente alto. La tonalità, ad esempio, è più neutra rispetto ad alcuni top di gamma che sto usando in questo periodo. Per quanto riguarda invece gli oculari, sono oculari grandangolari. Il campo di vista è infatti pari a 8,3 gradi, ossia 66,4 gradi di campo apparente. Sono molto comodi da utilizzare, sono ben dimensionati e con un sistema di rotazione con stop prefissati. Non è possibile togliere i paraluce per pulire la lente di campo, ma la distanza interpupillare invece che ho rilevato è compresa tra i 55,2 e i 75 mm. Alla distanza di 65 mm quella tra i tubi ottici è di circa 25 mm, mentre l'estrazione pupillare dichiarata è pari a 16,2 mm. Il binocolo è composto da prismi Smith Passion in vetro BHK4 e almeno visualmente mi è parso luminoso, anche se non è luminoso come i 32 mm al top della gamma. La pupilla di uscita è di 3,8 mm e si è rilevata perfettamente sferica, si nota soltanto un po' di luce diffusa ai bordi di essa. Il trattamento antiriflesso è decisamente pregevole e paragonabile a prodotti di fascia superiore. È stato anche ottimizzato con un trattamento antigraffio per aumentarne la resistenza. Insomma, come ribadito, il Nikon Monarch HG 8x30 è molto ben corretto. In asse l'aberrazione cromatica è praticamente assente o, se visibile, è soltanto in condizioni molto critiche, lo è in maniera ininfluente. Il cromatismo laterale invece è presente a partire da circa il 75% dal centro del campo, ma come un lievissimo alone verde-viola, ma solo su soggetti fortemente contrastati o in controluce. Seppure sia reclamizzato come un binocolo dal campo spianato, come potete vedere in questo particolare, il binocolo non possiede un campo di vista totalmente piatto sino al bordo del campo.
Le immagini infatti iniziano a degradare ma lievemente verso il 75-80% dal centro del campo, anche se l'accomodamento visivo soggettivo, osservando con due occhi, sembra migliorare la visione ancora di più. A lato pratico il degrado al bordo è abbastanza minimo e basta una piccola rifocheggiatura per vedere un'immagine perfetta anche ai bordi del campo, sintomo che almeno di giorno non si percepisce la presenza di altre aberrazioni. È presente un po' di distorsione angolare a cuscinetto e seppur, come sapete, io non sia molto sensibile all'effetto palla rotolanti, direi che per essere un binocolo grandangolare è molto piacevole da utilizzare, almeno personalmente, anche nel panning. Osservando le stelle, dopo averlo fissato su un cavalletto, ho notato anche la presenza della coma a partire da circa l'80% del campo, che aumenta in maniera proporzionale spostandosi verso il bordo. Non è ovviamente un binocolo devoto a questo genere di osservazione, sia per il piccolo diametro delle sue lenti, sia per la sua progettazione e il suo scopo, che infatti è prediletto verso l'uso naturalistico. Ho apprezzato comunque il Nikon Monarch HG 8x30 per molte sue qualità. In primis è decisamente compatto, così compatto da essere più simile a un 8x25 che a un 8x32. La nitidezza e il contrasto in asse sono molto elevati e paragonabili anche a prodotti di fascia superiore. I colori sono brillanti e la tonalità è quasi neutra. L'aberrazione cromatica, almeno soggettivamente, la ritengo ben contenuta e ho apprezzato anche la precisione della messa a fuoco, seppur non sia, come anticipato, tra le più veloci. Per evitare un po' di effetto blackout è necessario, almeno con la mia conformazione del viso, arretrare di poco la distanza degli occhi dal paraluce. Ottima, inoltre, la dotazione di serie. Durante le sessioni osservative naturalistiche ho apprezzato la precisione nel fornire delle immagini molto nitide, così tanto che non ho sentito onestamente il desiderio di osservare con un binocolo dal costo pari al doppio. Anche il campo di vista è ampio e, come ribadito, seppur non sia totalmente spianato, la resa è buona e quasi in prossimità dei bordi, grazie anche alla compensazione visiva soggettiva. È giunto ora il momento di sintetizzarvi i pregi e difetti del Nikon Monarch HG 8x30. Tra i pregi potrei citare la compattezza e la leggerezza. Il campo visivo è molto ampio, ha anche una buona trasmissione luminosa e un buon contenimento dell'aberrazione cromatica. Il trattamento antiriflesso è ottimo, così come è ottima la minima distanza di messa a fuoco. È nitido e contrastato al centro del campo. Inoltre gode di un discreto numero di accessori in dotazione, come la borsa, i tappi sostitutivi e una bella cinghia per l'utilizzo. Per quanto riguarda i difetti, invece, ho notato qualche riflesso durante le osservazioni in controluce, con la presenza talvolta di qualche riflesso fantasma, la classica prova lampione. Seppur sia pubblicizzato come un binocolo con il campo spianato, in realtà il campo di vista non lo è totalmente. Fatto presente che preferisco sempre rimanere imparziale e che anche in questo caso ci siano dei possibili e probabili difetti, ritengo personalmente che il Nikon Monarch HG 8x30 sia un ottimo prodotto. Potrebbe essere infatti un regalo perfetto per chi vuole iniziare con profitto a osservare la natura, ma anche per chi possiede già un binocolo di alta qualità e magari più luminoso e pesante vorrebbe un prodotto leggero ma molto performante che non gli faccia rimpiangere l'attrezzatura di diametro superiore. Vi ricordo il prezzo: il Nikon Monarch HG 8x30 costa 1.090 €, prezzo Nital ottobre 2021 e godi di ben 10 anni di garanzia Nital. Ringrazio come sempre Marco Rovere di Nital per aver fornito l'esemplare in visione, lasciandomi libero di citare le mie impressioni personali. Se ancora non lo avete fatto, vi aspetto tutti i giorni su Binomania e sui social ufficiali. Se vi è piaciuto questo video potrete inoltre iscrivervi cliccando sull'icona di Binomania qui in alto. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!